Salve a tutti, esploratori dello spazio, benvenuti su Discover Experience. Oggi ci immergeremo nei misteri dell'universo per esplorare la stupefacente nascita e la complessa struttura del nostro sistema solare. Iniziamo! Il nostro viaggio inizia miliardi di anni fa, in una vasta nube di gas e polveri, detta nebulosa. In questo ambiente cosmico, forze misteriose cominciano a scatenarsi, dando vita a ciò che diventerà il nostro sistema solare. Ma come ha avuto inizio questo straordinario processo? Si ipotizza che una forza interferente, probabilmente generata da una vicina supernova, abbia compresso la nebulosa, innescando così un collasso gravitazionale. Questo evento ha portato a un aumento della rotazione della nebulosa e al suo riscaldamento. Durante il collasso, la nebulosa ha assunto la forma di un disco, con una protostella al centro in via di contrazione. Questo disco ha fornito il terreno fertile per la formazione dei futuri pianeti del nostro sistema solare. Dalla polvere e dai gas di questo disco sono nati i vari pianeti del nostro sistema solare. Nella zona interna, dove l'elevato calore impediva la condensazione di molecole volatili come acqua e metano, si sono formati i precursori dei pianeti rocciosi. Più esternamente, Giove e Saturno hanno preso forma come giganti gassosi, mentre Urano e Nettuno, catturando meno gas, hanno generato nuclei di ghiaccio attorno a sé. E così, attraverso un processo di milioni di anni, da una nube primordiale alla creazione di pianeti dalle caratteristiche uniche, il nostro sistema solare ha iniziato il suo straordinario viaggio attraverso il cosmo e ha raggiunto dopo altri diversi milioni di anni la struttura che conosciamo ora. Oggi, il sistema solare è costituito dal Sole, da 8 pianeti e diversi pianeti nani, dalle rispettive lune, e da moltissimi altri corpi minori. Tra questi troviamo asteroidi, comete e polvere interplanetaria. Il nostro viaggio, ora, continua esplorando il Sole e i diversi pianeti che compongono il sistema solare. Iniziamo con il protagonista indiscusso, il Sole. È la stella del nostro sistema solare e ne costituisce il 99% della massa totale. Classificato come una nana gialla, il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole e prevalentemente composto da idrogeno ed elio, con tracce di altri elementi più pesanti. La sua temperatura superficiale è di circa 5500 gradi centigradi e presenta un colore bianco intenso, spesso percepito come giallo a causa della diffusione luminosa nell'atmosfera terrestre. Il Sole si trova nella sua sequenza principale, una fase stabile in cui converte l'idrogeno in elio nel suo nucleo. Questo processo di fusione nucleare genera una considerevole quantità di energia, emessa nello spazio sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, flusso di particelle e neutrini. La radiazione solare, principalmente sotto forma di luce visibile e infrarossi, sostiene la vita sulla Terra, alimentando i meccanismi vitali e regolando il clima e i fenomeni meteorologici. Ora, dirigiamoci verso i pianeti più vicini al Sole. Mercurio, il più veloce, e Venere, con la sua atmosfera densa, ci aspettano. Mercurio, il pianeta più interno, è il più piccolo del nostro sistema solare. Conosciuto sin dai tempi dei Sumeri, il suo nome è tratto dalla mitologia romana. Il pianeta, infatti, è associato a Mercurio, il messaggero degli dei, probabilmente a causa della rapidità del suo movimento nel cielo. Orbita in senso antiorario attorno al Sole in soli 88 giorni terrestri e la sua eccentricità orbitale è notevole, ben 15 volte superiore a quella della Terra. La sua superficie, fortemente craterizzata, rivela una storia geologica inattiva da miliardi di anni. Con escursioni termiche estreme, da gelide notti a bollenti giorni, Mercurio è una vera oasi di sfide climatiche, tutto grazie all'assenza di un'atmosfera che potrebbe redistribuire il calore. Passiamo ora a Venere, il secondo pianeta dal Sole. La sua orbita è quasi circolare e compie una rivoluzione attorno al Sole in soli 225 giorni terrestri. Venere, ispirato alla dea romana dell'amore e della bellezza, brilla intensamente nel cielo notturno, secondo solo alla Luna. La densa atmosfera di Venere, principalmente composta da anidride carbonica, crea un effetto serra intenso, rendendo questo pianeta il più caldo del nostro sistema solare. Avvolto in uno spesso strato di nubi di acido solforico altamente riflettenti,
Venere nasconde la sua superficie alla vista spaziale diretta. Nonostante la sua somiglianza di dimensioni e massa con la Terra, Venere ci mostra quanto possano essere diversi mondi vicini. E così, esploratori spaziali, abbiamo gettato uno sguardo ravvicinato sui gemelli ardenti, Mercurio e Venere nel nostro viaggio attraverso il Sistema Solare. Preparatevi per la prossima tappa della nostra avventura cosmica. Eccoci a casa nostra, la Terra, un pianeta ricco di vita e incredibile biodiversità. Ma non dimentichiamoci del vicino Marte, il pianeta rosso. Continuando il nostro viaggio attraverso il Sistema Solare, esploriamo ora le meraviglie di questi due mondi affascinanti. La Terra, terzo pianeta dal Sole, è un luogo unico. Con una vasta varietà di paesaggi, dai vasti oceani alle imponenti catene montuose, la Terra è il più grande tra i pianeti terrestri, sia per massa che per dimensioni. La presenza di acqua in tutti e tre gli stati di aggregazione, solido, liquido e gassoso, crea le condizioni ideali per la vita come la conosciamo. L'atmosfera terrestre, dominata da azoto e ossigeno, insieme al campo magnetico, offre una protezione vitale dalla radiazione solare e dai raggi cosmici. Questo equilibrio ecologico è stato modellato dalle forme di vita nel corso di miliardi di anni, rendendo la Terra il nostro unico rifugio conosciuto. L'alternanza delle stagioni, guidata dalla combinazione di inclinazione dell'asse terrestre e la sua rivoluzione attorno al Sole, aggiunge un ritmo intrigante alla vita sulla Terra. Con il 71% della sua superficie coperta da oceani e il restante 29% da continenti, il nostro pianeta è un palcoscenico eccezionale di biodiversità. Non possiamo poi non citare la Luna, l'unico satellite terrestre, importantissimo per la simbiosi che ha con la Terra e che permette il realizzarsi di diversi fenomeni come quello delle maree. Spostiamoci ora verso Marte, il quarto pianeta dal Sole, noto come il pianeta rosso. La sua superficie è coperta da ossido di ferro, donandogli un colore distintivo. Nonostante le temperature medie piuttosto basse e un'atmosfera molto rarefatta, Marte è il pianeta più simile alla Terra. Le sue dimensioni sono intermedie tra quelle della Terra e della Luna e presenta un'inclinazione dell'asse di rotazione ed una durata del giorno molto simili a quelle terrestri. Formazioni vulcaniche, canyon spettacolari e deserti sabbiosi decorano la superficie di Marte. Con caratteristiche geologiche uniche come l'Olympus Mons, il vulcano più grande del Sistema Solare, e le Valles Marineris, un canyon esteso, Marte ci offre uno spettacolo unico. Inoltre, le ultime missioni hanno evidenziato anche la presenza di acqua ghiacciata, fatto di notevole importanza per una eventuale colonizzazione futura. Intorno al pianeta orbitano, poi, due satelliti naturali, Phobos e Deimos, di piccole dimensioni e dalla forma irregolare. E così, dopo aver gettato uno sguardo più ravvicinato su Terra e Marte, la nostra avventura continua. Quindi restate con noi mentre ci dirigiamo verso i confini del Sistema Solare. Adesso andremo ad esplorare i giganti del Sistema Solare, Giove e Saturno. Due mondi imponenti che sfidano la nostra immaginazione. Giove, il quinto pianeta dal Sole, è una vera meraviglia cosmica. È il più grande di tutti i pianeti e la sua massa supera di 2,5 volte quella di tutti gli altri pianeti combinati. Composto principalmente da idrogeno ed elio, con strati atmosferici di ammoniaca, metano e acqua, Giove mostra una struttura pluristratificata, con un nucleo solido circondato da un mantello di idrogeno metallico. La sua atmosfera dinamica è caratterizzata da bande colorate, cicloni e anticicloni, tra cui spicca la famosa grande macchia rossa. La rapida rotazione di Giove e il suo intenso campo magnetico contribuiscono a un'atmosfera turbolenta e a un'elevata emissione di energia. Grazie al suo massiccio campo gravitazionale, Giove ha un impatto cruciale sulla struttura del Sistema Solare. Perturba le orbite degli altri pianeti, contribuendo a ripulire la regione da detriti spaziali. Numerosi satelliti e un sistema di anelli debolmente visibili orbitano attorno a Giove, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Spostiamoci ora verso Saturno, il sesto pianeta dal Sole. Secondo solo a Giove in termini di massa, Saturno è un gigante gassoso avvolto in uno spettacolare sistema di anelli. Composto principalmente da idrogeno ed elio,
Saturno ha un nucleo di silicati e ghiacci circondato da uno spesso strato di idrogeno metallico e uno più esterno gassoso. Il sistema di anelli di Saturno, composto principalmente da ghiaccio e polveri di silicati, è uno spettacolo senza pari nel sistema solare. Orbitano intorno a Saturno ben 146 lune conosciute, tra cui la maestosa Titano, la più grande e intrigante di tutte. Titano ospita persino un'atmosfera, unica tra le lune del sistema solare. Gli impetuosi venti atmosferici di Saturno, che possono raggiungere i 1800 km/h, aggiungono un tocco di dinamismo al suo paesaggio celeste. E così, esploratori dello spazio, abbiamo esaminato i giganti gassosi Giove e Saturno, ciascuno con la sua unicità e magnificenza. La nostra odissea attraverso il sistema solare continua. Dirigiamoci, infine, verso i confini esterni. Urano e Nettuno, i giganti di ghiaccio, ci attendono. Conosciamo meglio questi mondi freddi e misteriosi che completano la danza celeste del nostro sistema solare. Urano, il settimo pianeta dal Sole, è un enigma celeste. Battezzato col nome del dio greco del cielo, Urano possiede un'inclinazione straordinaria del suo asse di rotazione, quasi parallelo all'orbita. Questa inclinazione estrema provoca un'estremizzazione delle stagioni, con uno dei poli costantemente esposto al Sole per metà della sua orbita. La sua atmosfera fredda è composta principalmente da idrogeno ed elio, ma ciò che rende Urano unico sono le abbondanti tracce di ghiacci, come acqua, ammoniaca e metano. Questa atmosfera stratificata è la più fredda del Sistema Solare, con temperature che possono scendere fino a 224,2 gradi C. Le nubi inferiori contengono acqua, mentre quelle più elevate contengono metano. Urano possiede anelli planetari, una magnetosfera e diverse lune. Spostiamoci ora verso il lontano Nettuno, il pianeta che porta il nome del dio romano del mare. Rivelato attraverso calcoli matematici nel 1846, Nettuno è il terzo pianeta più massiccio del Sistema Solare. La sua composizione, simile a quella di Urano, lo classifica come un gigante ghiacciato. Nettuno è noto per avere i venti più forti di tutti i pianeti, con raffiche che superano i 2100 km/h. Presenta una caratteristica grande macchia scura nell'emisfero sud, simile alla grande macchia rossa di Giove. La sua atmosfera blu intensa è attribuita alle tracce di metano negli strati esterni. Nettuno ospita un sistema di anelli e diverse lune, tra cui la suggestiva Tritone. E così, esploratori, abbiamo attraversato il nostro sistema solare, ammirando il maestoso Sole e i suoi affascinanti pianeti. Se questo viaggio spaziale vi ha affascinato, non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi al canale per ulteriori avventure cosmiche. Grazie per essere stati con noi in questo straordinario viaggio spaziale.